Secondo le statistiche, Røros è la cittadina più fredda di tutta la Norvegia, ma è stata anche dichiarata parte del patrimonio mondiale UNESCO, soprattutto per via delle sue vecchie case in legno, alcune del XVII secolo, che ricordano il suo passato di importante centro minerario. Alcune strade di Røros, per la loro atmosfera, sono state scelte per ambientare scene di una notissima serie televisiva per bambini. E proprio nella zona di Røros, nella Norvegia centrale, vive la toscana Luisa Trojanis, in una casetta nel bosco proprio al di là del confine con la Svezia, a Tandalen. Una laurea in letteratura a Siena, poi qualche esperienza con un tour operator straniero che l'ha portata in Scandinavia, dove ha scelto di rimanere per sempre, dedicando la sua vita all'avventura. La scelta non è stata facile, ma più che altro c'è stata anche dietro una buona dose di incoscienza. Si parte facilmente, ma poi per rimanere, insomma, ci vuole costanza, ci vuole anche di capire un po' il posto dove ti trovi, le persone che incontri, la cultura che abbracci, e ci vuole anche una buona dose di resistenza, diciamo così, nel senso lato. Se consideri la Scandinavia, il 90% è costituito da boschi e laghi, quindi insomma spiega anche questo tipo di scelta importante che ha fatto. Oggi Luisa accompagna chi vuole assaporare un po' di avventura artica con la slitta trainata dai cani, che ha imparato a guidare quasi come una veterana, e con gli sci da fondo, in territori assolutamente intatti e spettacolari della Scandinavia centrale. E per me è stata molto dura all'inizio, perché sono toscana, totalmente a digiuno di neve, di montagna, di sport, al massimo potevo andare in bicicletta, insomma. E quindi mi sono ritrovata qua che proprio ero a zero, non sapevo nulla. Ho imparato sul campo, qua, seguendo le guide e osservando e provando su me stessa. Quindi mi sono messa proprio a scrivere i percorsi, a provarli giorno e notte. Praticamente è stato tutto un rodaggio proprio sul territorio. Senti, ci vogliono tanti soldi per fare quello che fai, quello che hai fatto, o basta avere, diciamo, delle risorse mentali adatte? No, io diciamo che sono partita da zero. Non avevo, diciamo, dei soldi, che ne so, magari mi viene un esempio, non si vende una casa e dice decido e cambio vita, no. Io proprio ho avuto la fortuna, se vogliamo, e anche la capacità di adattarmi grazie a un hotel. Io sono arrivata in questo posto e c'era questo hotel, mi sono presentata, dico io devo lavorare perché voglio rimanere. E questo hotel mi ha detto, cioè, guarda, va bene, rimani, puoi lavorare con noi, significa che ti devi un po' adattare a fare un po' tutto. Mi curavo di quello che era la routine di un hotel. Nel frattempo sono riuscita a mettere soldi da parte, mi sono creata il mio primo sito internet e quella è stata la mia più grande vittoria. Luisa, cosa ti affascina maggiormente di queste terre? Perché il Grande Nord? Perché l'Artico? Secondo me è come un po' un rito di iniziazione, o come potrei definirlo come un battesimo della solitudine, nel senso che arrivi qua, ti trovi questi territori immensi e scopri l'infinito, la bellezza, insomma, se vuoi, del creato, perché ci troviamo poi in una zona primordiale. Tu considera che sono in mezzo a 1000 chilometri di foreste. Quindi questo significa che non c'è popolazione effettiva se non renne, ne abbiamo 45.000 solo nella mia area, e quindi è tutto un mix di sensazioni, è un po' come trovarsi, diciamo, in una savana, no? Un po' come nel deserto. Quante persone ci sono per chilometro quadrato qua? E qui siamo un abitante per chilometro quadrato. Un abitante per chilometro quadrato. E se tu consideri, per fare un paragone, l'Italia siamo 200 abitanti per chilometro quadrato. Questo rende un po' l'idea di dove mi trovo.
Luisa è passata da quella che noi chiamiamo civiltà ad una vita molto diversa, rudimentale, con una natura grandiosa ma spesso ostile. Magari anche lei è fuggita da qualcosa? No, sai, scappare non credo, perché poi alla fine si scappi, ma il problema poi è rimanere, insomma. Si scappa facilmente per un giorno, per una settimana, per 10 giorni. Io 12 anni mi sembra un po' troppo, quindi sicuramente non è stata una fuga, è semplicemente un crescere. Durante un'escursione, quando meno te l'aspetti, come accade a Luisa e alla persona che è con lei, si possono incontrare altri guidatori di slitte con cani in un posto sperduto. Il fuoco che hanno acceso serve a scaldarci un po' ed è l'occasione anche per rifocillarci secondo il modo artico scandinavo. Ma gli abitanti locali, nordici diciamo, come hanno accolto una ragazza toscana? Ma sicuramente con simpatia e anche divertiti, no? Perché quello che per me poteva essere eccezionale, come guidare una slitta o imparare a guidarla, per loro non dico che è routine, ma insomma è la normalità. Come te la cavi con la lingua, con il norvegese, con lo svedese? Ma guarda, qualcosa capisco, ora sembra un po' particolare, ma la vita qua è molto solitaria, amicizia non ne fai, non ci sono posti di ritrovo come può essere in Italia, vai in un bar, un circolo ricreativo, un cinema. Per non farsi mancare nulla, ma proprio nulla, Luisa ha imparato un'altra usanza dei popoli nordici: immergersi nell'acqua ghiacciata di un lago gelato. Ovviamente trascinando in acqua anche la persona che sta accompagnando, su per l'Artico. Luisa, secondo te cosa spinge determinate persone, forse tante persone, a cercare l'avventura? Cos'è questa specie di fuoco che arde dentro le persone? Ma è adrenalina pura, no? Cioè è la possibilità di sognare, la possibilità di arrivare, cioè è tutta una spinta interiore che ti muove ad andare verso l'ignoto, no? Quindi è uscire dalla routine, osare, non sei incastrato tra stereotipi, catene, convenzioni. Può diventare una droga, tra virgolette, Sì. positiva? Sì, quello sì. Sicuramente sì, non ne puoi fare a meno, perché è una gioia interiore. Gli italiani secondo te sono avventurosi o preferiscono cose statiche o tranquille, diciamo? No, vabbè, gli italiani adesso in questi ultimi anni si stanno avvicinando a un po' quello che è l'avventura e quindi sicuramente amano molto stare negli spazi aperti, rifuggono quello che è il caos, quello che è insomma la routine di tutti i giorni. Prima si guardava più ai tropici, no? Sai, la classica palma, uno si mette lì eccetera, si rilassa, ma adesso vogliono fare, vogliono vedere, sperimentare. Ogni quanto torni in Italia? In Italia una volta l'anno, in pratica qua è finita la stagione, intorno a maggio, insomma almeno un mese ritorno a casa. E mi hai pensato di voler tornare indietro? E mi hai detto almeno una volta, ma chi me l'ha fatto fare? No, mai, mai. Un esempio, mia nonna aveva paura che io prendessi l'aereo e non ha mai capito come mai io avessi deciso di rimanere qua. Però una cosa mi ha sempre detto, qualsiasi cosa succeda, nonostante avesse paura, non ti voltare mai indietro, e questa è la mia filosofia.